Il tema affrontato oggi riguarda il marketing territoriale e le politiche di sviluppo locale, non tanto in termini accademici, definizioni, ma più che altro la connessione e le differenze che ci sono tra il marketing territoriale e le politiche di sviluppo locale. Il marketing territoriale è uno strumento, diciamo, di policy volto alla promozione, valorizzazione e sviluppo del sistema economico di un territorio. E quando parliamo di promozione, valorizzazione e sviluppo economico di un territorio rientriamo in quel discorso che riguarda la creazione di un vantaggio competitivo per i territori, perché i territori, le aree competono tra di loro al pari della competizione tra imprese. Quindi il marketing territoriale diventa uno strumento volto a creare, o meglio aumentare questo vantaggio competitivo del territorio. Ma qual è la differenza tra il marketing territoriale e le politiche di sviluppo locale? È chiaro che il marketing territoriale è, diciamo, più rivolto al discorso del territorio in termini di attrazione di turisti o di potenziali investitori, mentre le politiche di sviluppo locale riguardano maggiormente l'offerta, quindi uno è più orientato alla domanda e l'altro più orientato all'offerta. Ma il discorso importante è la valorizzazione del territorio che deve essere integrata, che deve essere una valorizzazione delle risorse, di tutte le risorse presenti nel territorio, sicuramente delle eccellenze, ma anche la capacità di mettere in rete risorse minori e soprattutto anche aree minori, aree che quindi non sono caratterizzate da una grossa presenza di insediamenti produttivi o non sono caratterizzate da grandi monumenti turistici, ma che comunque sono in grado comunque di esprimere un proprio potenziale e quindi capaci comunque di essere motori di uno sviluppo economico-sociale di quell'area, di quel territorio. Quindi la capacità di valorizzare le risorse che devono essere integrate, devono essere messe in rete, devono essere messe a sistema, così come gli attori, i portatori di interessi presenti nel territorio, che in qualche modo devono condividere, effettuare un'opera di concertazione su quelli che sono gli scenari futuri dell'area, quindi quella che è la vision futura del territorio. Il marketing territoriale quindi consente di valorizzare, di promuovere anche aree minori che, ripeto, non sono ricche di grande appeal come magari altre destinazioni, pensiamo a livello turistico, più importanti, però che hanno comunque le potenzialità in termini di risorse, in termini di capacità, di creare comunque un vantaggio competitivo, di caratterizzarsi e di posizionarsi sul mercato. Quindi il discorso importante è il discorso dell'identità, il territorio che ricerca il proprio vantaggio competitivo nella sua identità, in quelle che sono le risorse presenti nel territorio, quella che è la sua storia locale, quello che è il suo patrimonio culturale, quindi il territorio capace di competere con il proprio patrimonio di identità, con il proprio patrimonio culturale. Laddove il territorio riesce a combinare in modo ottimale quelle che sono le sue risorse e connotarle con la propria identità, riesce a posizionare il prodotto territorio nei mercati esterni. La cosa importante è che il territorio non deve essere soltanto, diciamo, vetrina per i visitatori, ma ovviamente è anche luogo vissuto, luogo tra virgolette consumato dai residenti e dai cittadini stessi. Quindi il marketing territoriale deve guardare la domanda, deve guardare l'offerta del territorio e deve quindi essere in grado di promuovere e valorizzare il territorio, sempre però coerentemente a quella che è la vocazione e l'identità del territorio. Non si possono creare progetti o strategie che in qualche modo non sono finalizzate e contestualizzate alla vocazione e
alla, diciamo, identità del territorio, perché questo comunque non creerebbe condivisione da parte dei portatori di interesse del territorio, da parte degli attori del territorio, magari in primis i cittadini, e inoltre non produrrebbe quei risultati e quella valorizzazione economica attesa, in quanto il marketing territoriale non deve limitarsi a un'attività di promozione nel territorio, ma a un'attività di promozione sul territorio, quindi deve essere capace di attuare delle strategie in grado di agire in profondità sul tessuto del sistema economico-sociale. Quindi non deve limitarsi a un'attività di promozione di un prodotto, di una risorsa o anche dell'area in generale, quindi del prodotto in territorio in generale, ma deve essere in grado di valorizzarlo in modo da generare esternalità e quindi essere capace di diventare sviluppo e motore del sistema economico e sociale di quell'area. Altrimenti si corre il rischio di attuare delle attività di promozione finalizzate alla promozione di un determinato prodotto, di un determinato itinerario, ma non in grado di incidere profondamente sul sistema economico. La capacità di incidere sul sistema economico deriva principalmente dalla funzione di valorizzazione, dalla capacità di progettualità e dal creare sistema, dal fare reti. Questi sono tre elementi che in qualche modo permettono di incidere in maniera determinante sul sistema economico di un territorio. La capacità di progettualità, che deve essere una progettualità quindi a sistema, deve essere una progettualità che ha delle chiare strategie, ha dei chiari obiettivi, individua delle strategie ed è in grado di valutare quelli che sono i risultati, perché da valutazione dei risultati è in grado di ridefinire i nuovi obiettivi e quindi rifinendo nuovi obiettivi si ripone delle nuove strategie alle quali faranno seguito dei nuovi risultati che saranno nuovamente valutati. Questo significa, diciamo, una progettualità a sistema, una progettualità che può in qualche modo non solo promuovere ma valorizzare il territorio, cercando quindi di dare vita a uno sviluppo economico e sociale non nel breve periodo ma nel lungo termine.